Quello lì che si erge davanti a noi è il famoso Vesuvio. Ebbene sì, vabbè, penso che dovrei aggiungerlo nel titolo. Siamo a Napoli. Purtroppo avevo già fatto qualche video, qualche clip nel viaggio per venire qua, ma ho dovuto resettare tutta la scheda SD, non so per che motivo. Cioè, in realtà forse lo so il motivo. Adesso vi faccio vedere. Ieri ero esattamente lì, su quegli scogli, e a una certa è passata una bella macchina, diciamo. È arrivata una coglietta. È presto, raga, è presto. Sono tipo le 6:30. Perdonatemi. Però è stata una barca, non una macchina. E penso, cioè, e ha lasciato un moto ondoso importante. E io in quel momento stavo bello che chillando. Figa, mi è passata su una lavata, mi sono lavato tutto, anche tutte le mie tecnologie. Prendiamo con filosofia tutto quello che ci dona la vita. Se la vita ci ha dato le onde, noi ce le prendiamo in faccia. Detto questo, ragazzi, voglio portare in questo viaggio, che non è solo ludico, diciamo. Ogni viaggio per me è ludico, perché spesso sono in giro, e per me il viaggio è sempre un viaggio comunque, anche se è per lavoro. In teoria io sono qua per lavoro. Io rivendo vestiti di seconda mano. Non si vede un cazzo. Vabbè, come questi 2 balloni qua, mi sono preso 2 robette da un grossista che sono passato ieri, che per l'appunto non ho nessuna clip, a parte che era la prima volta anche che ci andavo, non avevo registrato niente. Stamattina invece andiamo un po' più alla caccia, diciamo. Costa abbastanza venire qua, però vabbè, diciamo che se poi tutto questo è anche compreso nel viaggio, mi fa dire dico va bene, vengo volentieri, guarda qua che bello. Cioè, posso svegliarmi una mattina e vedere sto ben di Dio. Cioè, ho riflettuto solo quando mi sono fermato per dormire, che ero su una cazzo di strada comunque. E qua a Napoli c'hanno il vizietto di avere delle gran belle moto. Ho sentito davvero tutta notte passare di quei motoroni. E niente, ragazzi, è iniziata la giornata, è iniziato anche questo video e andiamo a divertirci. Raga, c'è sta cazzo di spia. La spia, il livello dell'olio che mi ha appena fatto prendere un colpo. Cazzo, c'è mio nonno che sti giorni qua mi sta dicendo che il mio furgone perde olio, e io cerco di convincermi del contrario. Dico no, è impossibile. Figa, io appena partito, cazzo, c'avevo la spia dell'olio a 0. Oh, forza Napoli! Appena... siamo reduci da 2 settimane che aveva vinto il campionato. Cioè, l'ultima volta che ero arrivato era tipo un anno dopo che l'avevamo vinto, e era quasi molto più addobbato, devo dire. Non ho visto il centro, ho visto poco ancora, però ci hanno preso il gusto di vincere un po' il campionato, secondo me, sti napoletani qua. Tutto rispetto, con tutto il massimo rispetto. Comunque mo siamo arrivati al mercato di Resina, quel che è. Vediamo cosa troviamo. Grazie mille, buona giornata.
Questo ragazzi è un'installazione della Madonna, posso dire. Questa è davvero opere d'arte. Tra l'altro fatta da un caro amico, nome Peppe. Qualche acquisto fatto, ma 2 pezzoni e basta. Poca roba all'ingrosso. 2 mesi fa è venuta un'intera classe della Federico II di Napoli, l'università. Che soddisfazione. Buongiorno, lei è Ciro Pozzolino? Sì, sì, noi siamo venuti da Napoli a vedere le vostre opere. Come no? Vedi? Tutte ragazze qua qui fuori. Wow. Vedi, e poi mi hanno messo su 8 cataloghi. Questo è uno dei tanti cataloghi. Questi sono cataloghi di cultura. Ecco qua, vedi? Eccolo. Questi sono i giornalisti che sto spiegando. Quello là l'ho fatto durante la pandemia, vedi? Quella piazza. Questo? No, questo qua. No, questo. Questo qua? L'ho fatto durante la pandemia. Che... Com'è che è... Acrilico. Acrilico. Io uso spesso, e poi l'hai visto questo qua, ho fatto tutto il golfo a 360 gradi, vedi? L'isola di Ischia, Procita, Posillipo e il Vesuvio, qua ci sta Capri, vedi? Sì, Qua, sì, Capri, Punta Campanelle sarebbe Sorrento, vedi? Wow. La Punta Campanelle, no? E poi qua, questo è l'ultimo che ho fatto, no? L'ho fatto qualche mese fa, ho fatto Spartacus, ho fatto Spartacus alle pendici del Vesuvio, che in attesa dei suoi seguaci, vedi che sta il Vesuvio. Questo qua ti piace? Bellissimo. È particolare perché... È bello poi come usi degli oggetti poi che vengono fuori dalla tela. Bravo. Perché io praticamente qua ho voluto rappresentare gli attrezzi della mia passione, che poi praticamente pennello in mano, diciamo, la pittura e tutto quanto. Durante la pandemia mi venne l'ispirazione di fare questa piazza perché nelle piazze non c'era nessuno, stavamo tutti quanti a casa, ti ricordi? Allora praticamente mi sono ispirato ad una grande piazza. Poi qua ci ho messo un albero di speranza. Cioè praticamente capito, che ognuno di noi, sai, ti ricordi? Nel periodo serviva di speranza in quel periodo. Sbuca diciamo da un orizzonte, da una galleria e come arriva qua molti si inchinano dal Vesuvio, vedi? E gli danno il benvenuto a questa nave. Poi come dà la prospettiva bravissimo, che viene tutto in centro al quadro. Bravissimo. E poi è bello come ci sono qua la parte di vintage di pelle qua sopra. Proprio il mondo. E io infatti questo qua l'ho fatto apposta perché Ah, io è vero, qua è fatto. all'inizio dipingevo qua, però si sporcavano i giubbini. Allora io cosa ho fatto? Ho chiamato diciamo a un mio amico che lui fa il fabbro e ci ha fatto tutta questa struttura che poi vado sopra, sto tranquillo, tengo la radio, hai visto la radio? Sì. Al pomeriggio mi sento Radio Italia, solo musica italiana, sempre Solo quello. musica italiana. E Bellissimo. poi, Minchia. Sono lavato, raga. Adesso sono qua. Supplier militare. Bella roba. Stamattina è stata davvero crazy. Un botto di gente sono andato a vedere. Molti diversi, un po' piccoli acquisti, un po' mirati. Dopo faccio una bella haul. Cop or drop. Ding.
Ok, qualche acquisto fatto, raga. Giornata finita per oggi. Domani ancora un paio, ne andiamo a trovare e poi dai, possiamo essere soddisfatti. In realtà pensavo anche di più. Mezzo torno da qualche fornitore di prima a prendere altra roba. Io devo dormire qua, come cazzo faccio? Siamo all'ultimo giorno di permanenza qua nella bella Napoli. Penultimo fornitore oggi, cioè adesso. Ho appena fatto una bella colazza. Sono visitato i palazzoni di Napoli. Le zone dove ero prima erano più belle, diciamo. Però niente, sono guardato anche un po' le altre robe che ho comprato e abbastanza soddisfatto, carichi per la nuova stagione. Mi dispiace lasciare il mare perché mi sono davvero scialato bene. Cioè, penso che se dopo lavoro io posso andare al mare, il livello di vita aumenta in maniera clamorosa. C'ho il lago, c'ho il lago. Però il lago non è il mare, raga. Il lago non è il mare. Ditelo a tutti i cazzo di lecchesi che il lago non è cazzo il mare. E mai, dire mai, e mai parlare di cose che non fai. Dirò spesso se tanto lo rifai. È la mia vita, non devo giustificarmi. Iedereen is nep, maar ik moet echt blij. En ik had verder bro. Maar ik heb blij nog mijn brakka Samir. Devo fermare qua. Troppo peso. God damn, man. Ditemi un posto migliore per non farvi vedere i cop di oggi con dietro. Dovrebbe essere, Sorrento? Costiera Amalfitana, sicuro. Per la gente che viene a Milano, in Smart e gli altri mercati. Sta shit sa che sono il GOAT. E ne ho preso un bel po' di roba. Trapanta e camicette così. Jack. Bella Champions, vintage. Ho preso una bag. Militare, sai che la shit è figa. Voi non sentite l'odore, ma è odore di morte. Davvero di morte. North Face, anche di questi ne ho presi davvero tanti. Lo annunciamo qua per la prima volta. Ci sarà un pop-up store, primo pop-up store, Birra Bottega. E ho il piacere di annunciare che sarà in una città per me conosciuta, riconosciuta, che è Bormio. Bormio è una città di montagna, su in Valtellina. E niente raga, porto lì una selezione di roba comunque abbastanza estiva, ma chiaramente anche tecnica sulla montagna, dato che siamo lì. 2 settimane di evento, una festa lunga 2 settimane sarà. Pelle, bellina. Pelle anche quella, una marea raga, neanche a dirlo. Guarda che bella.
Damn. Non me la metto su, l'ho già provata quando sono andato a prenderla, non me la metto su in questo momento perché sto morendo. Ma è davvero swag. Trust me, trust me. Raga, ancora 2 sacchi di roba. Cioè 2. Il cazzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacchi pieni di roba che non starò a tirar fuori. Qua ci siamo portati avanti. Moncler. Sono fissato con lei. Ok, no gas. Ho ancora l'altra roba, però vi faccio vedere le ultime 2 robe e poi vado a farmi un bagno, che almeno mi becco un po' l'ultimo sole. Faccio vedere le 2 chicche che mi sono preso oggi, che mi sono preso senza thriftare in realtà, ma strapagandole. Però sapete, certa roba ci sta, fanculo, la prendi e è roba comunque anche che ha dietro una storia, c'ha dietro qualità. Voi direte, vabbè, che cazzo è alla fine? Un Levi's 501 doppia X, quindi vuol dire che abbastanza certamente è un anni 90, guardando anche l'etichetta interna è un made in San Francisco, where's your disco? È un Levi's 501 made in California, made in USA. Questa cosa qua penso sia una custom di qualcuno, onesto non mi fa impazzire, avrei preferito senza, ma oltre a tutto questo c'è anche questo bel dettaglio qua che ci fa capire che è un denim cimosato. Questo penso sia una roba figa per noi, per uno che è del mondo. Sicuramente si vede un pantalone del genere, comunque boh, cioè si gasa, resta quello. Altra seconda chicchetta, questo qua è davvero Dio. Questo è sempre un Levi's, non penso 501, è un Levi's 702 con dietro questa che è un supporto, dovrebbe essere per stringere ancora di più i pantaloni. E damn ragazzi, questo qua è davvero un bel pezzo secondo me. Guardare qua, è bello datato ed è un made in Japan. Io sinceramente non ho mai sentito un Levi's made in Japan. Io sono un ignorante di merda. Però non so, poi avevo visto anche Levi's con la E maiuscola. Oh, perfetto, ora noto che ai 500X gli hanno strappato via l'etichetta della Levi's. Perfetto. Vedete come in un tag normale Levi's, non so se si riesce a vedere, però c'è la E di Levi's piccola e questi qua invece è grossa. No, è maiuscola. E non so, mi ricordavo da qualche cosa che avevo letto che era una roba abbastanza rara. E boh, cioè poi dovrei anche fare bene le mie ricerche, ma un made in Japan non so, non l'avevo mai visto, onesto. E boh, cioè guardate anche solo il lavaggio di questo denim. Non so se, secondo me raga è duro questo denim qua, e come l'altro ha cimosato anche questo. Per ora è questo, domani comprerò ancora un po' di altre robe, però dai, soddisfatto di questo giretto, soddisfatto di essere venuto, di aver beccato nuova gente, presa bene, sempre un bel calore passare qua e beccare la gente del posto, davvero un bel calore. E niente raga, vado a godermi un po' di mare. Direi che lo spot per stanotte l'abbiamo trovato raga. Ci svegliamo anche oggi con la vista mare.